Ciao, bentornati sul canale. Io sono Kiki e nel video di oggi riprendiamo una serie che poco alla volta portiamo avanti. Vediamo infatti come dipingere il corsiero, una delle bestie cavalcabili di Horizon Zero Dawn. Dalle sembianze simili a quello di un cavallo, il corsiero ha il classico serbatoio sulla schiena, il punto debole al quale mirare nel videogioco. Come sempre, se vi va di sostenere il canale, vi basta iscrivervi se ancora non lo avete fatto e mettere like a questo video se vi sarà utile. Ma ora non perdiamo altro tempo e cominciamo! In queste miniature non è semplicissimo distinguere le singole parti, anche perché corrispondono solo parzialmente alle reference reperibili online. Per questo mi piace partire da base nera, in modo da avere alcune zone in ombra da poter lasciare scure. Cominciamo quindi creando una tonalità da usare come colore di base per la scocca esterna e per farlo scegliamo un marrone freddo, da usare per ora scurito con del nero. Con questo colore, coprente ma correttamente diluito e un pennello adatto a stendere i colori base, segniamo le zone di scocca che poi schiariremo. La reference che ho utilizzato io è questa e vi consiglio caldamente di cercarne anche più di una per capire meglio alcuni elementi. Sempre con marrone e nero, ma questa volta con meno nero, facciamo il primo dei passaggi che ci permetterà di mettere in risalto i volumi. Restringiamo quindi l'area colpita, dando importanza alle zone voluminose e in generale rivolte verso l'alto. La reference qui è importante per capire quali zone sono composte da scocca e quali invece sono tubi o luci. In base al colore che avrete usato come base, più chiaro o più scuro, userete ora un colore adeguato. Nel mio caso si tratta del ground brown puro. Lo usiamo in modo simile a quanto fatto prima, ma restringendo la zona ulteriormente. Gli stacchi tra i colori si vedranno, ma non è un problema perché basterà creare un tono intermedio tra i due o usare quello precedente molto leggero per coprire appena le zone di confine. In questo modo otterremo un effetto più liscio e armonioso. Cerchiamo di creare un bel equilibrio tra zone di luce e in ombra, seguendo le singole zone separate dalla scocca e sfruttare la base scura nei recessi senza il bisogno di usare lo shade. Per ora l'armatura risulta ancora troppo piatta, quindi inseriamo dell'avorio o un colore simile. Profiliamo con un pennello sottile alcune parti, così che si distinguano ancora di più. Ovviamente dobbiamo cercare di non sporcare i recessi. Una volta scelto alcuni punti, usiamo questo stesso avorio leggermente più diluito e leggero per ammorbidire queste profilature e integrarle al meglio alle angolature delle varie sezioni. Ricordiamoci sempre di lasciare visibili le gradazioni cromatiche fatte finora. Se lo riteniamo necessario, possiamo sfruttare anche questo passaggio creando una tonalità intermedia composta dai due colori in questione, da usare come un velo leggero sugli stacchi. È importante sempre cercare di avere il controllo sul colore, mai lasciarlo troppo liquido o colerà ovunque, sporcando i recessi e comunque non rimanendo dove ne abbiamo bisogno. Come ultimo passaggio per la scocca, prendiamo il colore bianco da usare non pienamente coprente per estremizzare quanto fatto finora solo in alcuni punti molto ristretti. Lo possiamo usare al centro delle zone semitonde sulla schiena o in linee sottilissime di alcuni profili. Passiamo ora ad un altro elemento, ovvero i tubi che il corsaro ha sulla schiena per alimentare il corpo. Anche qui dipende dal colore che usate. Nel mio caso ho preso un verde medio da unire con il marrone usato prima. In questo modo ho ottenuto un colore più spento ma allo stesso tempo più coprente da usare come colore di base per segnare le tubature. Partire già con un verde più chiaro non avrebbe permesso una buona copertura e in più non avremmo avuto modo di creare volume.
Al verde medio usato prima uniamo una punta di giallo per creare un primo tono più brillante. Si noterà ancora poco, ma ci servirà per creare una base più adatta alle zone luminose. Passiamo ad un verde decisamente più brillante, con il quale restringere le zone colpite. Nel caso dei tubi, potremmo farli particolarmente luminosi partendo da base bianca e facendoli diventare delle piccole fonti di luce con luci verdi riflesse sul corpo, oppure scegliere di farli leggermente più tranquilli come in questo caso. Illuminiamo solo alcuni punti al centro delle curve o in generale nei punti più visibili. Il giallo è un colore notoriamente difficile da usare e anche avendo creato una base più chiara richiederà comunque più passate per diventare coprente. In uno dei prossimi video, di quelli dedicati ai colori, vi mostrerò altri metodi per sfumare il giallo e renderlo brillante, o meno in base alle esigenze, ma nel soggetto di oggi è solo un piccolo dettaglio. Dopo il serbatoio passiamo ad aggiungere alcuni piccoli punti con il giallo puro nei tubi, che daranno quindi più brillantezza al liquido racchiuso al loro interno. Con un arancione acceso aggiungiamo alcune piccole spie qua e là sul corpo, seguendo quanto più possibile la reference e la scultura. Farlo ci permetterà anche di dare più vita ad alcune zone fino ad ora rimaste nascoste. Ci sarà utile anche per sfumare il giallo del serbatoio verso il colore più scuro alla base. Con il colore bianco aggiungiamo qualche altra spia luminosa qua e là, senza dimenticare il doppio occhio che presto faremo azzurro. Ma prima prendiamo un grigio caldo o scaldiamo quello a disposizione con del marrone per mettere in evidenza le catene centrali sulla schiena e la coda. Con il bianco, come fatto prima, mettiamo in evidenza alcuni piccoli punti di questi ingranaggi, preferibilmente rivolti sempre verso la stessa parte. Io ho poi ritenuto necessario fare un'altra passata di giallo sul serbatoio. Con un azzurro brillante come il primario, usato leggero, coloriamo la luce dell'occhio, così che il bianco posizionato sotto lo renda brillante. Non ci limitiamo all'occhio, ma facciamo anche delle luci circostanti. Intensifichiamo poi il centro con un punto di bianco. Passiamo infine alla basetta, partendo da un prodotto per creare texture sul terreno. Una volta steso abbondante lo lasciamo asciugare, prima di passare uno shade marrone scuro che metterà in risalto tutte le irregolarità. Quando anche questo sarà completamente secco, potremo inserire alcuni ciuffi d'erba o piccoli arbusti in base a quello che avremo a disposizione. Prima, se vorremo, potremo dare una passata di dry brush per tirare ulteriormente fuori la texture. Io ho scelto di partire da una base rossastra che cambierà inevitabilmente colore per via dello shade, al quale poi aggiungerò dei ciuffetti d'erba più chiari per creare un po' di contrasto. Applichiamo il protettivo opaco a fine pittura, nel mio caso con l'aerografo che senza dubbio permette un'applicazione più leggera e omogenea, e finiamo quindi anche la miniatura del corsiero. Come sempre, spero che questo video vi possa essere utile e vi invito a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi siete persi gli scorsi episodi, li trovate qui sotto in descrizione. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!